Un tempo Lamborghini era il cognome di un'umile famiglia emiliana, poi è diventato mito grazie a Ferruccio, un uomo speciale, vulcanico, di quelli destinati a rimanere nella storia. Per lui, fondatore della Lamborghini Automobili nel 1963, restare fermo era impossibile, doveva sempre agire, inventare, creare. Il suo fine era quello di realizzare mezzi che dovevano rappresentare la somma dei migliori elementi che la tecnologia e l'arte offrivano in un determinato periodo storico, fondendoli con delle caratteristiche di innovatività e follia senza precedenti. Con questi presupposti nacquero le più gloriose Lamborghini di tutti i tempi, le 350 e 400 GT, la Miura, la Countach. Dopo molti anni dalla vendita di automobili Lamborghini da parte del suo creatore, però, serviva un'altra ammiraglia per la casa del Toro, che, per la prima volta, avrebbe visto la luce senza il genio di Ferruccio. Nonostante siano passati 30 anni dall'avvicendamento tra la Countach e colei che le succedette, è pertanto ancora lecito porsi una domanda. La sensazionale Diablo fu davvero in grado di raccogliere lo spirito che sino ad allora aveva permeato tutte le ammiraglie della casa del Toro? Dopo la vendita della automobili Lamborghini nel 1972 agli imprenditori svizzeri Rossetti e Leimer, la casa automobilistica, in gravissime difficoltà economiche, venne nuovamente ceduta nell'81, ma il tentativo di Ferruccio di rientrarne in possesso fallì, vedendo la sua creatura andare in mano ai fratelli Mimran, due giovani ed appassionati imprenditori francesi. Proprio sotto la guida dei Mimran e del presidente Émile Novarot, nel giugno 85 si diede vita al progetto 132, con degli obiettivi tanto semplici quanto ambiziosi. La nuova vettura avrebbe dovuto essere la più veloce auto di serie al mondo ed era assolutamente necessario che fosse più confortevole della sua antenata. Per farlo, il team tecnico venne condotto dall'ingegner Luigi Marmiroli e la linea della nuova vettura venne affidata ad un designer che conosceva molto bene lo spirito delle Lamborghini, Marcello Gandini. Il drago, Sandro Munari, ricoprì i ruoli di consulente tecnico, collaudatore e responsabile delle relazioni pubbliche, tanto che fu proprio lui ad organizzare la presentazione della Diablo a Monte Carlo il 10 gennaio 1990, esattamente 30 anni fa, mentre Orazio Pagani diede il suo contributo alla realizzazione dell'auto, così come fece per la Countach anni prima, dal reparto dell'azienda specializzato in materiali compositi. Dal punto di vista tecnico, la vettura presenta un telaio a traliccio e sospensioni a quadrilateri sovrapposti, con angolazione anti-dive e doppi ammortizzatori posteriori. Anche se la versione VT, Viscous Traction, venne introdotta in un secondo momento, sin dall'inizio della progettazione della Diablo si pensò di dotarla di trazione integrale, adeguando il telaio e le altre componenti a questa tecnologia rivoluzionaria per l'epoca, ma oggi attualissima nel settore delle supercar. Per contenere il peso vennero utilizzati materiali differenti per i vari pannelli del veicolo, quali acciaio, alluminio e fibra di carbonio. Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati si dovette porre grandissima attenzione all'aerodinamica. Magnifica testimonianza di ciò è l'estrattore e convogliatore d'aria ricavato dal paraurti posteriore, un vero capolavoro estetico e tecnico del maestro Gandini. Si narra che per mantenere nel più assoluto riservo il progetto venne fatto uso di una galleria del vento di Parigi, trasportando il prototipo, coperto solo da un telo, su di un rimorchio trainato da una Volvo Station Wagon. Questo trasporto ebbe risvolti quasi drammatici quando il convoglio finì in testacoda lungo il tragitto tra Sant'Agata e Parigi a causa della grande instabilità del mezzo utilizzato. Il cuore pulsante della Diablo nacque da quello della Countach, che venne completamente riprogettato, più basso e con iniezione elettronica in luogo dei carburatori. Ma dopo che le prestazioni rilevate sulla pista di Nardò vennero valutate insoddisfacenti, si apportarono alcune modifiche che determinarono una dilatazione dei tempi per la presentazione della vettura. Nel 1987 venne alla luce la versione definitiva del suo propulsore, identificato con la sigla 522. Il V12 superquadro di 60 gradi della Diablo ha una cilindrata di 5,7 litri con doppio albero a camme in testa per bancata e 4 valvole per cilindro ed è montato in posizione posteriore longitudinale. La straordinaria potenza erogata, nonostante il filtro dei catalizzatori, è pari a 492 cavalli a 4800 giri al minuto e la coppia massima è di 580 Nm a 5200 giri al minuto. La potenza del motore viene scaricata con autentica ferocia sulle ruote posteriori tramite un eccellente cambio a 5 rapporti con selettore a griglia.
Grazie a queste caratteristiche la Diablo riesce a passare da 0 a 100 in 4 secondi e 9, raggiungendo una velocità massima di 325 km/h, come desiderato sin dal principio la più alta mai registrata in una vettura di serie. Il nome Diablo venne scelto, come da tradizione, attingendo la tauromaquia, e il Diablo fu infatti un toro che tenne un combattimento epico l'11 luglio 1869 a Madrid. Il design della vettura, come detto, fu ancora frutto della matita del maestro Gandini, che con lei, per la prima volta, firmò il modello al posto di ciò che era avvenuto con le precedenti Countach e Miura, sulle quali campeggiava la firma di Bertone, carrozziere presso il quale all'epoca lavorava il designer. Nello stesso periodo Gandini firmerà il design di un'altra vettura, la CZ Mordor V16T dell'ingegner Claudio Zampolli, in cui è facilmente riconoscibile la linea della Diablo, solo meno ingentilita dalla dose di eleganza necessaria alle auto di Sant'Anna bolognese. Con il prototipo già sostanzialmente concluso, la proprietà dell'azienda passò a Chrysler il 23 aprile 1987. La casa di Detroit tentò di cambiare pesantemente, senza riuscirci, la splendida linea già definita della vettura. La Diablo è un'automobile che attira subito gli sguardi, non può passare inosservata. Il suo design è caratterizzato dalla sproporzione del frontale cortissimo che anticipa una cabina avanzata ed il grosso volume posteriore dà chiaramente l'idea di come l'auto sia una tuttomotore, un cuneo a volume unico che si protende in avanti pronto a divorare il nastro d'asfalto con inaudita velocità. Una peculiarità ricorrente nel design tipico Lambo è quello che vede la superficie dei finestrini laterali che si inclina via via sino a diventare orizzontale, definendo la coda, e nella Diablo tale caratteristica è ancora meglio evidenziata che nelle altre sue omologhe. Parlando di ammiraglia della casa di Sant'Agata bolognese, possiamo considerare la Diablo come una sintesi dei concetti di assoluta eleganza portati dalla Miura e della follia stilistica espressa dalla Countach. Ma i tratti estetici da evidenziare nella Diablo sono infiniti ed alcuni di questi appaiono in antitesi con il carattere deciso della vettura. Il frontale pulitissimo con le piccole prese d'aria per i freni, il parafango posteriore tagliato in stile Countach, le caratteristiche portiere a forbice, le branchie sul cofano posteriore atte a sfogare il calore del motore, i cerchi scomponibili da 17 pollici e l'enorme ala posteriore che, a mio giudizio, completa egregiamente la linea della Diablo, donandole quell'aspetto a freccia che la contraddistingue e definisce la sua vera natura. In tutto, la produzione della Diablo conta circa 2.900 esemplari, prodotti tra il 1990 ed il 2001, 11 anni nel corso dei quali è stata declinata in diverse versioni. La VT e la VT Roadster, dove la sigla indica Viscous Traction, vera primizia che ha tracciato la strada per le supercar degli anni a venire. La trazione integrale a aggiunto viscoso della VT era in grado di ripartire fino al 25% di coppia sulle ruote anteriori. Inoltre sono stati aggiornati l'impianto frenante Brembo, le sospensioni, ora regolabili elettronicamente, ed i cerchi in lega da 18 pollici. Nel 1993 nasce la SE30, Special Edition 30° anniversario, più leggera e potente, ora con 525 cavalli, con la sola trazione posteriore. Ne vennero prodotte 15 con il kit Iota da 600 cavalli per partecipare alle gare GT. La SV, super veloce, vide aggiornamenti tecnici ed estetici, tra i quali, nel 98, l'adozione dei gruppi ottici anteriori carenati e non più a scomparsa. La Diablo GT del 99, con i 6 litri da 575 cavalli, la Millennium Roadster e la VT Special Edition del 2001, per chiudere in bellezza dopo 11 anni di successi. Una volta avvenuta l'acquisizione di Lamborghini da parte del colosso americano, il Chrysler Styling Center collaborò con Gandini e appose alcune modifiche, non particolarmente incisive, al design degli esterni, mentre per gli interni l'intervento fu più significativo, cosa che, a posteriori, ha forse reso l'abitacolo più fruibile e razionale. Appena avuto accesso allo stesso tramite le tipiche portiere a forbici, ci si rende conto che ogni superficie è stata rivestita in morbida pelle ed i bordini dei sedili rossi, in tinta con la vernice della carrozzeria, rappresentano un gradevole tocco di classe. A spiccare è il caratteristico cruscotto alto della prima versione, che, se dall'esterno e dal lato passeggero sembra occupare gran parte dello spazio disponibile, una volta accomodatisi al posto di guida ci si rende conto di quanto non infastidisca e non ostacoli la visuale.
Tale soluzione non fu un azzardo, ma il frutto di uno studio del professor Renato Meduri, docente di ottica fisiopatologica all'Università di Bologna, che ritenne preferibile disporre gli strumenti principali all'esterno del perimetro del volante. La qualità percepita ed il grado di ergonomia sono davvero elevati, specie se confrontati con quelli di altre supercar su EcoEve. Gli unici appunti che si possono muovere quanto all'abitabilità derivano da un leggero disassamento a destra dei pedali e, soprattutto, dal poco spazio per la testa che tocca frequentemente la parte laterale del cielo, fortunatamente ben imbottita e ricoperta da morbida pelle. L'interno risulta arioso e la visibilità esterna è buona, nonostante il fastidio dato dalla distorsione causata dall'elevata inclinazione del parabrezza. Il tunnel centrale è imponente e nasce dall'originale cassettino portaoggetti ribaltabile, sul quale spesso si incastrano le cinture di sicurezza. Dal cristallo posteriore si scorge l'immenso cofano motore e l'eccezionale caratteristico alettone. Alla guida bisogna prendere subito le misure, perché il forte avanzamento dell'abitacolo fa sì che a seguire vi sia la parte più voluminosa dell'auto. Il volante è basso e questo crea un po' di interferenza con le gambe, ma è ben controllabile, soprattutto grazie al servosterzo installato su questo esemplare. Il cambio è bellissimo ed egregiamente manovrabile, con la sua leva alta e il selettore a griglia, e permette innesti rapidi e precisi. La prima marcia, che da sola permette di raggiungere i 110 all'ora, è posta in basso, come nelle auto da corsa, in modo tale da avere la seconda e la terza marcia in linea, così come la quarta e la quinta. La frizione è inaspettatamente morbida, mentre l'acceleratore è pesante ed il comando del freno non è ben interpretabile da subito. La climatizzazione è il vero tallone d'Achille per quanto riguarda il comfort di quest'auto. Dopo qualche decina di minuti di funzionamento non raffresca più a sufficienza. Le sospensioni sono rigide e fanno sì che l'auto non produca beccheggio o rollio elevati e, come è ovvio, le asperità si percepiscono bene. Il propulsore, ovviamente, è il vero protagonista di questo meraviglioso pacchetto. I quasi 500 cavalli producono un suono aspro, rabbioso. Sopra i 4000 giri il rombo diviene meravigliosamente assordante all'interno dell'abitacolo. Nonostante l'indole chiaramente sportiva, il V12 è insospettabilmente elastico ed estremamente fruibile ad ogni regime. Aiuta a rendere la Diablo, assieme a tutte le altre componenti, cordiale, possente, diretta e sincera. In tutti questi aspetti ricorda una persona che molti anni prima creò le sue progenitrici, Ferruccio Lamborghini. Non è pertanto un caso se quest'auto è da ritenere a pieno titolo un simbolo degli anni 90, entrata prepotentemente nella cultura pop dell'epoca, vedendosi dedicate copertine di videogames memorabili come Need for Speed Hot Pursuit e facendo da protagonista in video musicali celebri come in quello della canzone Cosmic Girl di Jamiroquai. Tra le altre infinite storie che potrebbe raccontarci questa automobile vi è quella per la quale un ex campione del mondo rally, Sandro Munari, ormai in pensione da 10 anni, partecipò alla Targa Tasmania del 94 con una Diablo VT sostanzialmente di serie, arrivando terzo assoluto, prima di molte altre vetture specificatamente progettate per quel tipo di competizione. Questo esempio di stile e tecnologia ad altissime prestazioni, nonostante la sua natura ed alcuni tratti estremi del suo aspetto, deve essere considerata raffinata ed evoluta in tutto, proprio come le Lamborghini nate dal fondatore volevano essere, e pertanto, per rispondere alla domanda posta in premessa all'inizio di questo video, direi che non vi è dubbio alcuno che la Diablo debba essere considerata una Lamborghini con il DNA e lo spirito voluti da Ferruccio, mantenendo intatte le caratteristiche tipiche del marchio taurino. È ora giunto il momento di chiudere e di ringraziare. Prima di tutto grazie ad Andrea Nicoletto, presidente del Lamborghini Club Italia e proprietario di questa splendida Lamborghini Diablo, acquistata 25 anni fa direttamente dall'Alpine, storico partner di Lamborghini, azienda per la quale ha fatto anche da modella per i poster ufficiali dell'epoca. Grazie al Circolo Patavino Autostoriche, che ci permette di conoscere e divulgare l'immensa cultura automobilistica che custodisce. Grazie ad Alessandro Cester per il service tecnico, a Chiara Barbato per le traduzioni ed infine un grazie sincero a tutti voi per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto e come sempre vi chiedo di condividerlo e interagire con esso al fine di poterci permettere di continuare a realizzare queste produzioni.
Grazie di nuovo a tutti e arrivederci.